Buongiorno bimbi e ben trovati. Questa mattina sono in vena di fare esperimenti scientifici, laboratori creativi di scienze. Ho in mente proprio due cosette che potrebbero piacervi. Oggi io volevo riprodurre un bel tornado dentro una bottiglia. Fantastico, quando l'ho provato sono rimasta a bocca aperta, vado "Oh!". E poi come secondo esperimento vi faccio vedere un modo un po' insolito per gonfiare dei palloncini. Siete pronti? Partiamo con il tornado dentro il barattolo. Allora, innanzitutto vi dico il materiale occorrente. Ci vorrà una bottiglietta di plastica. Io ho scelto questa, alta. E poi dobbiamo prendere alcune gocce del sapone dei piatti, per i piatti, dell'acqua e poi non ci servirà nient'altro. Allora, cominciamo riempiendo, adesso mi abbasso, così, riempiendo la nostra bottiglia di acqua nei 3/4, non tutta intera, diciamo fino a riempire quasi tutta la bottiglia, 3/4. Siccome non conosciamo ancora le frazioni, 3/4 vuol dire manca poco alla fine a riempire tutto. Allora, vi faccio vedere. Acqua del rubinetto, non è l'acqua da bere perché non dobbiamo fare sprechi. Acqua, bottiglia riempita per 3/4. Lo sapete che mi sono dimenticata di una cosa super importante? Questo tornado io lo volevo far brillare, quindi per far brillare i tornadi mi servono proprio i glitter. Se non li avete non fa niente, a me piace che tutto brilli, quindi usiamo anche questi glitter. Li utilizzeremo qualche goccia dopo aver messo qualche goccia di detersivo dei piatti. Ve lo faccio vedere bene. Non esagerate, qualche goccia è sufficiente. E adesso facciamo brillare un pochino questo futuro tornado. Gli mettiamo un pochettino di glitter. Io ho questi bianchi, a me piacciono. Ecco qua. Poi cosa dobbiamo fare? Il prossimo passaggio è chiudere la bottiglia con il nostro tappo. Chiudetela bene, mi raccomando, se no vi fate la doccia con acqua, sapone per i piatti e glitter, quindi sarà qualcosa di strepitoso. E adesso dobbiamo cominciare a provocare la reazione per far sì che si produca un tornado. Nella nostra bottiglietta serve la forza centripeta, la forza che fa mescolare il nostro sapone dei piatti verso l'interno dell'acqua. Ve lo faccio vedere. Allora, rovesciamo la bottiglia a testa in giù, quindi tappo sotto e cominciamo a roteare. Roteiamo velocissimo, roteiamo e guardate bene per un po' di tempo. Ecco il nostro tornado. Il nostro tornado nella bottiglia ha funzionato. Guardate come brilla. Adesso proviamo a farlo un'altra volta. Roteiamo. La nostra bottiglia col tappo ben chiuso, mi raccomando. E vediamo il nostro tornado. Guarda che meraviglia. Il tornado nella bottiglia è pronto. Allora, per il secondo esperimento, invece, vi volevo fare vedere come si gonfia un palloncino in un modo un po' particolare. Allora, l'occorrente per il secondo esperimento, che è il gonfia palloncino, sono
di una bottiglietta d'acqua vuota. Io questa qui, piccolina meglio. Lo sapete perché è meglio piccolina? Perché poi la dobbiamo riempire. Con che cosa la riempiremo? Con un pochettino di aceto di vino. Rosso, bianco non fa nulla, io avevo quello in casa e quindi utilizzo quello. Basta che sia aceto, non aceto di mele, aceto di vino, perché sennò la reazione non riesce. Un bel imbuto, io questo bello grande, questo magico amico bicarbonato di sodio. Ce l'abbiamo, serve per lavare le verdure, per disinfettare, quindi la mamma sicuramente ce l'ha in casa. E il nostro protagonista, palloncino. Allora, ripetiamo un attimo insieme e vi faccio vedere tutti gli ingredienti che servono per questo esperimento. Allora, aceto di vino, bottiglietta vuota, imbuto, palloncino e bicarbonato di sodio. Siamo pronti? Allora, vi faccio vedere come funziona. Nella nostra bottiglietta vuota noi dobbiamo mettere un pochino di aceto di vino. Diciamo, ve lo faccio vedere, 2-3 dita, non di più. Guardate, io l'ho fatto arrivare dove inizia l'etichetta, il livello della quantità di aceto di vino. Ok, allora questo è pronto. Ora dobbiamo fare un'operazione. Spostiamo un attimo la bottiglietta perché vi faccio vedere una cosa un pochino più complicata. Ecco, se non riuscite a farla da soli, chiedete aiuto ai vostri genitori. Nulla di così difficile. Palloncino in una mano, imbuto nell'altra, inseriamo il beccuccio dell'imbuto all'interno del palloncino e, ragazzi miei, mettiamo dentro al nostro imbuto un pochino di bicarbonato. Io ho già un cucchiaio che mi aiuta. Allora, un cucchiaino da tè. Guardate. Ok, e mettiamo 2 cucchiaini da tè, va bene? Ok, adesso lo dobbiamo fare scendere all'interno del palloncino, un po' lo scuotiamo e ci aiutiamo con uno di quegli stecchini che utilizzano le nostre mamme per fare gli spiedini di carne. Quindi noi la spingiamo giù finché la polvere non andrà tutta all'interno del nostro palloncino. Questa non è, allora mi raccomando, questo è bicarbonato di sodio, è qualcosa che non si può mangiare così, pizzicherebbe un po' la lingua. Allora, mi raccomando, ecco, consiglio della sera, l'imbuto non deve essere mai bagnato, perché se è bagnato non scende la polvere. Vedete, il mio era un po' umido perché prima io ho dovuto fare degli esperimenti. Ecco qua. Adesso la nostra polvere è stata tutta inserita dentro al nostro palloncino. Togliamo delicatamente, tenendo con 2 dita, il bordo del palloncino, estraiamo il nostro imbuto e riprendiamo la nostra bottiglia dove dentro c'è l'aceto di vino. Faccio vedere, ok, adesso molto delicatamente prendete il bordino del palloncino e fissatelo sopra l'apertura della bottiglia, di modo che riesca ad aderire bene in tutte le parti del cerchio. E come per magia, adesso tenendo con 2 dita ferme il bordo del palloncino, alziamo tutta la parte posteriore e inseriamo la polvere proprio dentro
alla nostra bottiglia. Vedrete che subito il nostro palloncino si gonfierà. Guardate. Questa è una reazione chimica. L'aceto insieme al bicarbonato produce anidride carbonica, quella che noi togliamo dai nostri polmoni dopo aver inspirato l'aria. L'anidride carbonica fa gonfiare i palloncini perché è un gas. E così noi abbiamo un modo diverso per gonfiare i palloncini, molto divertente e anche molto simpatico, che vi volevo insegnare. Vi è piaciuto questo esperimento? E anche quello del tornado dentro il barattolo? Io per il momento faccio così. Che il palloncino me lo tengo e ci vado un pochino a giocare fuori. Al prossimo esperimento, mi raccomando, se vi è piaciuto fatemelo sapere. Un bacio, Sere!